Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2023. Forse sono un po' troppe, una sola per piacere, grazie. Grazie. Abbiamo il Papa, amici dello Scorpione. Carta spirituale con un'energia decisamente eterea. Quando c'è il Papa si parla di cerimonie, di ufficializzazioni, di concretizzazioni, di contratti. Per qualcuno in effetti, visto che ha una connotazione religiosa, potrebbe anche fare riferimento a un matrimonio. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di questi tre oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alla playlist con le previsioni semestrali. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi a questo indirizzo email. Allora, cominciamo con il Cavaliere di Bastoni, un 3 di spade, un 5 di denari, ragazzi, la carta della stella, un 7 di spade, un 5 di spade e un asso di spade. Oh mamma mia! Allora, vedo che siete in un'energia piuttosto mentale e per qualcuno di sofferenza, ragazzi, perché c'è un 3 di spade. Ehm, Essendoci anche questo cavaliere di bastoni, ho come la sensazione che sia proprio il cavaliere di bastoni che vi creerà questo 3 di spade. Andiamo poi a vedere con i mini tarocchi, ma potrebbe essere sia inteso a livello romantico, ma anche di amicizia, di collaborazioni. E questo 3 di spade in qualche modo ci dice che vi deluderanno un po', insomma. E qui lo rivedo anche nel 5 di pentacoli, quindi ho come la sensazione che ad un certo punto è come se aveste la voglia di lasciarvi indietro questa persona o quello che è successo con questa persona. Difatti poi c'è la stella. La stella è una carta che parla di speranza, ma è anche una carta che parla di nuovi obiettivi, di nuovi... è anche una carta che parla di canalizzazione. Quindi può essere che qui quello che facciate fatica a fare in questo senso è essere onesti per quello che riguarda i vostri obiettivi. Ho come questa sensazione, poi lo andiamo a vedere con i miei tarocchi. Il 7 di spade è una carta che parla di avidità, è una carta che parla di menzogne, ed essendoci anche un 5 di spade, ragazzi, e una sola di spade alla fine, vi dico che potrebbe esserci qualcuno qui che tenderà a manipolarvi, perché il 7 di spade è collegato anche alle bugie, il 5 di spade sono le lotte della mente. Quindi è un po' come se cercassero di cambiarvi la realtà, mi vien da dire. E quello che dovete fare voi con queste due carte invece è proprio ascoltare il vostro cuore, la vostra sensazione, il vostro intuito, quello che sentite, diciamo più elevato. Quello che... Perché comunque sì, il Papa è un traduttore, è colui che traduce, che interpreta i messaggi sacri e li divulga al popolo. Quindi qui si tratta di diventare anche interpreti dei segnali, mi viene da dire. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta.
Perché poi alla fine c'è questo asso di spade. L'asso di spade parla normalmente di una verità che deve venire a galla o di un qualche tipo di verità che comunque ha la potenzialità di tagliare qualche realtà. Quando c'è un asso di spade è perché, essendo un asso, innanzitutto è un nuovo inizio, ok? Però normalmente si parla di qualche cosa che ha a che vedere o con la chiarezza mentale o con una verità, con qualche cosa di verbale. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. Abbiamo un Cavaliere di Coppe e un 2 di Pentacoli al contrario. Mm, Quindi può essere che questo Cavaliere di Bastoni vi abbia fatto un'offerta che però, insomma, non si sia tanto concretizzata, mi verrebbe da dire. Come se non avesse fondamenta. Andiamo a vedere il 3 di spade. Il 2 di pentacoli al contrario potrebbe anche essere una sorta di indecisione. Allora, il 3 di spade... Oh, guardate, ci sono anche queste. Allora, 3 di spade spiegato da un 5 di pentacoli al contrario, da un fante di bastoni, da un 3 di bastoni e da un 10 di coppe. Qui è come se ci... perché anche qui c'è il 5 di pentacoli, eh? Per qualcuno si tratta di una sorta di dipendenza affettiva che probabilmente si prova nei confronti di questo fante di bastoni. Vi faccio notare che sono bastoni e bastoni. Per qualcuno si tratta di scoprire che la vostra persona di interesse ha già un'altra situazione impostata. Se non fosse quello il vostro caso, ho la sensazione che ci sia qualche cosa inerente alla famiglia che vi faccia soffrire. Qualche perdita finanziaria magari da un punto di vista familiare o il fatto di non poter fare espandere le cose eh, come voi avete pensato. Andiamo avanti, vediamo il 5 di pentacoli. 9 di spade e 4 di spade, wow! Allora, il 9 di spade è la carta che ci dice che state ancora ricordando un dolore. In realtà, quando c'è il 9 di spade si parla sempre di un dolore che, cioè il motivo del dolore non c'è più, però è un po' come vivere nel passato, tormentarsi per cose vecchie. Anche questa è una carta di autosabotaggio fondamentalmente, come l'otto di spade, no? È qualcuno che vive nel passato fondamentalmente, appunto, e quindi questo crea ehm, senso di dolore, senso di frustrazione e con questo 4 di spade un senso di dover guarire. Il 4 di spade è una carta che è un po' come se vi dicessero che siete consapevoli di essere in una situazione di carenza, perché il 4 di spade è l'essere consapevoli di essere in un posto, ma di non essere al sicuro. È come se aveste preso un certo tipo di posizione che non vi fa sentire al sicuro, però probabilmente è una conseguenza di questo tipo di carenza. Andiamo a vedere la stella. 6 di pentacoli al contrario. Sì, qui ho come la sensazione che dobbiate rendervi conto di quanto state dando e di quanto ricevete in cambio. Andiamo a vedere il 7 di spade. Temperanza e asso di bastoni. È interessante perché qui avete la temperanza che parla di equilibrio, qui avete 6 di pentacoli al contrario che parla di disequilibrio. Allora, questo è più un equilibrio psico-emotivo, questo in più un disequilibrio da un punto di vista del valore materiale, se vogliamo.
è una questione più pratica. È come se non riuscisse a guardare a vedere o a puntare obiettivi pratici per il futuro. Un po' come questa sensazione. Ok, la temperanza è l'arcano, o meglio, il 4 di spade è l'arcano minore della temperanza per certi versi, perché ehm, parla anche lei di guarigione. In questo caso, avendo una carta di 7 di spade, ho come la sensazione che qui ci sia la necessità di aprire sia il quarto che il quinto chakra. Io li sento un po' così, no? Il cuore e la mente è un po' come il cuore, appunto, la capacità di amare, di dare amore incondizionato, mentre il quinto chakra è la capacità di discernimento, di discernere, di capire questo è per me, questo non è per me, questo sono io, questa è una tua realtà, questo è quello che io veramente sono, quella è una tua proiezione. Ed è un po' quello qui che bisogna ritornare a portare in equilibrio, perché probabilmente in questa situazione ci sono ancora delle bugie. Tenete presente che quando c'è il 7 di spade, molte volte non sono le bugie che vi raccontano gli altri, ma sono le bugie che ci autodiciamo, sono le bugie della mente, dell'ego. Mm. E l'asso di bastoni parla di un inizio con intenzione. Andiamo a vedere il 5 di spade. Wow, il giudizio. Ecco perché c'è il Papa, ragazzi. E il 10 di bastoni al contrario. Ehm, Ho come la sensazione che arriverà questa chiarezza mentale, questa presa di consapevolezza, questa idea. Non è una lampadina che si accende, ma un lampadario, ok? C'è la carta del giudizio, c'è la presa di consapevolezza di quello che non si è in grado di lasciare andare, dei giochi della mente, di quello che è il 7 e il 5 di spade, che possono essere i vostri propri stessi giochi della mente o quelli che si innescano nei confronti di questa persona o delle persone in generale. Andiamo a vedere l'asso di spade, giustizia e re di bastoni. Allora, il Papa e la giustizia sono carte di contratti, quindi se per caso qualcuno di voi stesse aspettando una firma, la risoluzione di qualche causa, è molto facile che si arrivi alla definizione di un contratto o di un accordo. E la stessa cosa, se per esempio state aspettando un lavoro, ho più questa sensazione, avendo anche l'asso di spade qui alla fine, è come se qualche cosa iniziasse in modo regolare, in modo giusto. Mm? Può anche essere, per qualcuno, che sia questo re di bastoni a fare giustizia, a dire qualche cosa, a mettere i puntini sulle i, a fare chiarezza mentale. Diversamente, se il re di bastoni per voi non rappresentasse una persona in concreto, è un po' come se vi dicessero che verso metà marzo, quindi verso la fine del periodo, diventerete padroni di voi stessi. Ho come questa sensazione. Perché comunque quando c'è un re è perché è qualcuno che è riuscito ad arrivare sì, ad un certo grado sociale e di padronanza, ecco, delle proprie abilità. Ok, andiamo a vedere con Osho. Che cosa hanno da dirvi ancora? Andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale, quindi non dimenticate di mettere like, iscrivetevi, commentate, condividete. Io ringrazio sempre tutti quanti per il sostegno. Bene, andiamo a vedere maturità. Wow, i tempi sono maturi e repressione, che è riuscito a incontrare esattamente come il 10 di bastoni ed è un 10 di bastoni.
Allora, quello che non vedete che è ora di staccarvi, cioè scusate, quello che vedete, quello che è chiaro, è la maturità. C'è questa situazione o questa relazione che è arrivata a maturazione. Cosa vuol dire? Che quando un frutto è maturo si stacca dall'albero, non serve più rimanere attaccato all'albero, attaccato a quello che ha sempre dato nutrimento fino a quel momento, no? Perché da lì in avanti è pronto per essere consumato, differentemente marcirebbe. Mentre quello che non vedete è la repressione, ovvero quello che non riuscite a lasciare andare. Probabilmente c'è qualche idea, c'è qualche tipo di... Qui lo sento tanto come una questione, perché sono tutte spade, ragazzi, se ci fate caso, e anche qui c'è un 3 di spade, 9 di spade, 4 di spade, tanta mente. C'è qualche cosa che, qualche pensiero che vi tormenta, che vi affligge. Infatti qui anche abbiamo un 9 di spade. Però è una questione mentale, semplicemente, nel senso che se voi iniziate a cambiare il tipo di pensiero, questo tipo di repressione non lo sentite più. Questo tipo, perché sono i pensieri che letteralmente schiacciano, ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo. Il pensatore, carta numero 44, magari per qualcuno è significativo il numero, visto che è anche un numero doppio. Allora, questa carta vi invita un po' a riflettere, giusto perché non siete ancora... Però se ci fate caso, lei è come se, sì, è seduta la fanciulla, però sta guardando in giù. È un po' come un suggerimento a prendere distanza dalle cose, a guardarle dall'alto, in modo da riuscire ad avere una visione più ampia di tutta la situazione. Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata d'aiuto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!